Ciao a tutti, sono Claudio Sadler del ristorante Sadler e Chic & Quick a Milano sui Navigli. Sono qui per prepararvi il mio brasato. Eccolo qua, questo è il nostro cappello del prete di manzo. Vedete c'è una parte di grasso e poi abbiamo una piccola nervatura che va comunque pulita perché nella cottura tende a far sì che si arricci e quindi fa diventare il nostro cappello del prete un po' troppo ovalizzato. Tendete sempre la parte nervosa e grassa dalla parte opposta del taglio del coltello in modo da recuperare la parte nervosa ma senza sprecare carne magra. Ora possiamo legare il nostro cappello del prete. Abbiamo steso il filo sotto la parte, diciamo, importante della carne e poi facciamo una specie di lazzo. Iniziamo a fare tutti gli altri anelli di spago. Tiriamo la corda, la portiamo distante 2 cm dalla fila prima e poi ripetiamo l'operazione. Alla fine facciamo un bel nodo doppio, il primo per fissare e il secondo per mantenere la forza dello spago. A questo punto abbiamo un bel cappello del prete ben legato. Perché si lega la carne quando si deve cuocere, sia per fare uno stufato, un arrosto o anche un bollito? Perché con il calore praticamente le fibre e i succhi si gonfiano, quindi tenendolo legato il pezzo di carne rimarrà bello affusolato, quindi la cottura sarà più omogenea. Ora passiamo a pulire e a tagliare le verdure per il nostro brasato. Carota, cipolla e sedano. Sbuccio anche l'aglio e ora taglio le verdure. Taglio irregolare, non ha molta importanza essere molto precisi perché intanto poi verrà tutto cotto lungamente. Inizio a mettere tutte le verdure in questa bella casseruola. Per la marinatura aggiungiamo qualche chiodo di garofano, qualche bacca di ginepro, la maggiorana, un paio di foglie d'alloro. Quindi la carne, verso nella marinatura un buon vino rosso. In questo caso abbiamo usato un buttafuoco dell'Oltrepò Pavese di una bella struttura. Abbiamo bisogno di tannini e abbiamo bisogno di un po' di alcol per far sì che la carne marini bene, l'alcol aggredirà le fibre della carne e farà entrare un pochino di questo sapore. Facciamo marinare la carne per una mezza giornata. Abbiamo girato un paio di volte la carne nella sua marinatura proprio per tenere in immersione tutte e due le facce del nostro brasato e ora passiamo a rosolarlo in padella. Lo scoliamo, vedete che si è ben imbevuta di vino e ha preso un colore quasi bordeaux. Scoliamo le verdure, nel frattempo saliamo la nostra carne e la infariniamo. La farina ci servirà per far legare meglio la salsa del brasato. Inseriamo la carne in una padella calda, dobbiamo solo rosolare la carne da tutta la sua parte esterna. Giriamo bene e facciamo rosolare bene tutti i lati. È importante avere una padella di grandi dimensioni. Aiutatevi con una pinza come questa, evitando di bucare la carne. Togliamo la carne dalla padella. Iniziamo la cottura. Lasciamo cuocere dolcemente le verdure in questa soluzione con dell'olio, il burro e dell'acqua. Le verdure si devono aprire molto bene, cuocere molto bene, prima di aggiungere gli altri ingredienti. Ora aggiungiamo la carne. L'ebollizione è sempre bella vivace. Aggiungiamo quindi anche i funghi che abbiamo fatto mollare nell'acqua. Poi aggiungiamo il concentrato di pomodoro, un po' di pomodoro fresco. Ora giriamo un attimino la carne e aggiungiamo il vino della marinatura. La carne è immersa per 2/3. Il tutto bolle in maniera uniforme, quindi copriamo con un coperchio adeguato in modo tale che l'evaporazione dei liquidi permettano di avere una cottura omogenea. Faccio cuocere per 3 ore e ogni tanto rimescolo il fondo di cottura per evitare che si attacchi. Il nostro cappello del prete è cotto. Tolgo dal fondo di cottura la carne, la mettiamo su questo foglio di carta stagnola leggermente imburrato. Questa operazione ci serve per mantenere la carne calda ed evitare che
la parte esterna si secchi e ci impedisca un taglio perfetto. A questo punto recuperiamo la salsa. Preferisco fare un passaggio al passaverdure per eliminare quelle fibre che a me non interessano. Facciamo un ulteriore passaggio frullando la salsa con il mini primer attraverso un colino cinese per rendere la salsa più raffinata. La salsa quindi si è legata bene, vedete che è bella liscia. Il brasato è pronto. E ora lo serviamo, ma lo accompagniamo con una polenta di farina di storo e dei funghi cardongelli abbrustoliti. È il momento dell'assaggio. Ottima. Il brasato è uno dei miei piatti preferiti. Provate a cucinarlo.